Spazzatura. Sì, spazzatura. L'ha trovata la spazzatura, non ci credo. Cari amici di scuola di botte. Cari amici di scuola di botte, ma in realtà non è amici di scuola di Cari botte. amici in generale. Cari amici, siamo ritornati a Termini come di consueto. Certo. Zitto. Thomas, se ci fai fare il video bene, se no adesso chiamo la suora e ti faccio portare in convento. Ecco, sta a passare. Suora se lo può portare via. Guarda. Allora, sister. La suora No, mia sorella non. quella timata, Oggi siamo di nuovo alla stazione Termini perché dopo gli straordinari controlli c'è stata anche la parte relativa ai senza tetto, cioè coloro che dormono qui alla stazione Termini per strada. E oggi siamo qui con Manuel, tra l'altro grandissimo ritorno perché Manuel ha inaugurato la stazione Termini come serie, primo e secondo episodio, certo. E in più ha creato il meme mondiale Erperizoma al contrario. Certo, che si entri col cappotto al McDonald's di Via Giulitti e esci fuori col perizoma al contrario. Dopo i video con Simone mi è capitato purtroppo di scontare una pena di 2 anni e 2 mesi e ad oggi mi ritrovo nuovamente qua. Ovviamente ho fermato Thomas perché in questo periodo ho visto che comunque ti sei preso a cuore, diciamo, i ragazzi che vivono, diciamo, per strada, no? Quelli meritevoli, perché Thomas è una persona meritevole, cioè Sì. non è uno che dà fastidio alla gente, uno che fa casini, non è uno che va in giro a cercarsi guai. Sì. E invece c'è gente che purtroppo, vuoi anche le condizioni, alcune volte è costretta anche a delinquere. Invece Thomas è una bravissima persona. Non mangia niente. Non mangia niente ed è successo che dopo questi controlli Sì. la sala operativa del comune, che poi tu sei stato protagonista di Sì. questa cosa, è venuta qua proprio per aiutare alcune delle persone che vivono qua e oggi che fame. e lui si muore di fame e noi oggi vi raccontiamo pure con la testimonianza diretta di Manuel Certo. che cosa è successo. Quindi ragazzi preparatevi perché mo saltano fuori tutti gli altarini. Non in tutti gli spazi dei Termini ci passano, diciamo, le istituzioni, quello è il discorso. Ad esempio la famosissima Tendopoli. Che è il posto che adesso è quello più carico. Certo. Ecco il buon Vincent. Oh, Vincent. Ah Vincent, ma che siete corsi dietro a uno col coltello? Vincent sta a mangiare. Passiamo dopo, mangia tranquillo Buon Vincent. appetito, rilassati, ci vediamo dopo, Vincent. Il carissimo Thomas. Ce lo stiamo ritrovando dappertutto. Eh sì, perché lui va in giro, chiacchiera, fa. So che stai in una situazione di difficoltà e tante cose. Volevo farti una domanda, no? Nell'ultimo periodo è venuto qualcuno a chiedervi se avete bisogno di un supporto, se avete bisogno di essere... Sono passati pure ieri. Sono passati anche ieri? Ok. C'è la gente che ti vuole aiutare, guarda che mi porta. Tu mi vuoi aiutare a me, guarda che mi hanno portato. Tu mi vuoi aiutare, mi porti le siringhe, il pippotto. Ma che aiuto è? Sono le associazioni quelle dei set. Guarda, per sbagliare la merce, ma che aiuto è? Ma mi vuoi aiutare? Cioè, che vuol dire? Ma mi fai vedere che cosa ti hanno dato cortesemente? Siringhe per fame? No, un attimo di pazienza, posso Sì, vedere? sì, come no. Ma sai, ti ricordi il nome di coloro che ti hanno dato, diciamo, tutto il kit e tutto eccetera Passati eccetera? Fuori ieri, no? strada, sì, li conosco, ci ho fatto un'intervista. Addirittura c'è proprio il kit. No, loro si mettono davanti ai set. set. Con l'acqua tutto, ma Sì, che sì, aiuto con la è? cannuccetta Ma che sterile. aiuto è? Io lo devo Ma smettere, tu mi porti allora la però permettimi, la mia domanda nasce spontanea. Per quale motivo Permetti. tu hai con te conservato tutta sta roba? Perché io mi tiro per l'aria. Ah, tu ti tiri per l'aria? Davvero? Allora hanno fatto bene in parte a portartela, scusami. Loro No. forse lo fanno perché dico magari hanno le cose pulite. che- Sì, Ah, ok. perché il Però pippotto è la comunque- prima cosa Però per... comunque c'è sempre un lucro in quello che fanno. Oh, riguardo all'allergia che ti è venuta, qualcuno ti ha dato, diciamo, consigli? Ma tu sei andato da qualcuno a chiedere All'ospedale. aiuto? E che ti hanno detto Sono all'ospedale? andato via col camice mi hanno levato i vestiti Sì, perché lui erano l'ho sporchi. incontrato io che c'aveva tutte le Il camice da croste. chirurgo all'euro, a me all'Air Santo Eugenio, mi guardava la gente e non sapevano scappato dal manicomio, col camice da chirurgo, al Santo Eugenio. Ma scusa, ma ti hanno lasciato un referto, qualcosa? No, niente, dice che scappi, sperata la crema, ti metti la crema e vai via. Ma la crema te l'hanno data o ti hanno dato una ricetta per potertela non comprare? Non ci hanno manco visitato. Nemmeno visitato? 2 giorni in isolamento io e lei, ne è venuto nessuno. Ok. E io l'ho incontrati proprio il giorno, quello che c'avevano tutta la cosa pesante, tutte le croste. Diciamo le bolle. l'infiammazione, diciamo, allo stato iniziale, insomma. Due gratti, magari ti fa un graffio, Ok. poi la polvere, gli insetti da cosa te l'hanno, entrano dentro. Allora, so che sei stato detenuto, come mai ti hanno carcerato? Ho fatto la rapina qua a Coin. E che ti sei preso? Qualche sordo i profumi.
Ok, quanto ti hanno dato? 14 mesi. 14 mesi, ok. E poi c'erano altre 2 con l'altro carabiniere per esistenza, con Giuseppe, quello. Vabbè, non fa cognomi, non c'è problema. Giuseppe, l'ho detto. Ok, vabbè, il signor Giuseppe, ok. Che comunque ti ritrovi, diciamo, per strada, no? Cosa ti aspetti dal futuro? Che ti aspetti? Aspetto tante cose. Come si dice, aiutate che Dio ti aiuta, Certo. no? Tu adesso come stai cercando di aiutarti? Adesso non mi sto aiutando. Ok, quindi ti stai lasciando andare? Sì. Quindi io penso che se vieni preso in tempo ancora c'è tempo per poterti Sì, il tempo aiutare, c'è sempre giusto? per salvarsi. Che non Vabbè, comunque- fino a quando sei vivo ti puoi sempre salvare. Diciamo che se lasciamo trascorrere un po' più di tempo, dopo non ci sta più modo, Sempre penso. più difficile, certo. Ma è una cosa mentale la nostra, perché io c'ho casa, c'ho lavoro, lei c'ha casa, è una cosa nostra mentale. Vi siete abbandonati nonostante avreste le possibilità di ritornare in società. Ma certo che ce l'abbiamo. Non vogliamo noi perché magari non voglio, perché volevamo bere, volevamo drogarsi, volevamo tirarsi per l'aria, non volevo che la gente ci va a lavorare, capito? È una cosa mentale. Però è Non sbagliato. sei il primo che me lo dice, perché mi ha detto pure un altro ragazzo che sta qua tra l'altro. Sì, eh? Quando il coltello, Senti, ma che succede? Thomas dice che qualcuno ti ha voluto, diciamo, minacciarvi con un coltello? col coltello. Meno qua prima, stavamo qua, però là col coltello. Cioè, Lei- Ma prima? Ah, comunque. Ma roba di una mezz'oretta fa, un'oretta fa? Caricato, dice. Ah sì, eh? Bello, sì. Lei, Ah, C'è succede? sta un sacco di gente, pure noi stavamo per strada ma non stavamo fuori, Certo. ma c'è gente fuori di testa veramente. Quello. Ma lì però si parla dei problemi psicologici, non è più, non è neanche. Psichiatrici proprio, in sì, questo gente che caso. sta proprio tipo Pier Polacco, quelli gente che sta male. Però va distinta, è importante distinguere questa Certo. cosa, cioè Noi tra lui, noi stiamo qua, Vincent, siamo amici nostri. Thomas, persone che comunque stanno qua e poi vengono associate a questi che fanno casino, che fanno danni, che ti tirano la bottiglia, che tirano fuori il coltello, Noi dico, è una mica bella che differenza. sbranghe, per caso Senti, me lo ma la mia proteggi io, lo protegge a lei. Che cosa ne pensi di coloro che vivono per strada dalla parte opposta di Via Marsala, cioè a Piazza dei 500? Che differenza c'è tra voi? Qui c'è un quieto vivere, è tipo un accordo che non è mai stato scritto. Noi non andiamo da loro, pure perché Donald sono tutti e loro non vengono da noi. È un accordo preso, ma non è mai stato preso, ma si sa che è così, perché tu passa tutte le sere, io tutte le sere devo litigare, passi tu disegni a rubarci i calze, le Che cose. devi stare sulla sedia a fare la guardia. Allora, vedi, noi non andiamo da loro, spranga a mano, perché lo sai pure, lo sai meglio di me, Viaggiolitti è un'altra cosa, abbiamo cose. Noi non andiamo da loro e loro non vengono da noi. È un quieto vivere, un accordo preso senza scritto da nessuna parte. Noi non Senti, ma tu che cosa chiedi alle istituzioni? No, niente, perché mi sembra troppo facile poi la colpa all'arte, la colpa è la mia. No, ma io non sto la colpa diciendo. dei miei io non genitori, delle istituzioni, la però, colpa è la mia. però perdonami, non sto dicendo di affibbiare colpe a qualcuno, sto dicendo che cosa chiederesti tu come Adesso, supporto, adesso. bravo, come Che supporto. portano all'ospedale la cura. Ok. E quella è una cosa importante, capito? Ok, Giusto che ok. tu chiami un'ambulanza qua, gli dici via Parsala? Sì. Arriva dopo 4 ore l'ambulanza. Ok. Viene. In 4 ore morono 100 cristiani. Fino a un minuto salvi 30 vite. Purtroppo siamo Ok. lasciati così a sbarare. Senti, invece la colpa che ti addossi a te qual è? Ti ritrovi per strada. Secondo te qual è l'errore che ti ha portato a ritrovarti per strada? Secondo me è più facile far così che fare una vita normale, andare a lavorare, così è più facile. Cioè, quindi praticamente vivere la quotidianità, la regolarità, di Sì, trovarsi non- un lavoro sì, è più facile e così. rispettare determinati tipi di regole, di quello, determinati tipi dai. di responsabilità è una cosa difficile, vero? No, non è difficile perché è normale, è una vita normale, questa non è vita normale, la vita normale è un'altra, come fanno i cristiani normali che passano alle 7 e vanno a lavorare. E tu quando vedi le Questa è la persone scelta più facile per me, capito? Ma è la scelta più facile, no? e quando vedi le persone che alla mattina alle 7 Io mi vergogno quando Ti passano e vergogni. mi guardano i cristiani, mi vergogno, perché io ho casa, ho lavoro, ho tutto, mi vergogno. Penso se passasse mia figlia mi quindi tu muoio. hai voltato le spalle comunque, diciamo, a delle comodità, ad esempio la casa, la famiglia, tutto eccetera, quello che eccetera, vuoi. ma dovuto a cosa? Alla sostanza? Prettamente alla sostanza? Assolutamente sì. E quindi non Ruota pensi... tutto intorno a quello. Ok, quindi non pensi magari di affrontare, diciamo, un percorso di recupero per poterti poi purificare dal richiamo alla Ci ho sostanza? provato, non sono ancora pronto. Non sei ancora Ci ho pronto? provato un sacco di volte. Ok, perché poi... Comunità non ci siete più andati, ve? No, in comunità non ci vado, meglio in galera che in comunità. Avevi detto perché non mi fanno stare insieme però. Ma no, ma adesso non sto filmando, no? Lo sto facendo apposta. Perché poi io porto lei a Torino, la porto a casa, ho parlato con la mamma, la porto a Torino sicura. Io non sto filmando apposta per farmi carcerare. Perché se stai in carcere non tocchi la sostanza. Bravo.
Lo faccio apposta a non filmare, io sto aspettando che arrivino da un momento all'altro. Sì. Sì. E tu pensi che sia la migliore? Stavolta sono pronto, sì. Ma tu pensi che sia la migliore arma Aveva ragione mio definitiva? fratello il mese scorso che non dovevo uscire. Ho detto non uscire, io sono voluto uscire, mi ha fatto uscire. Sì. Ok. Penso che sia. Ma chi è pronto a farsi carcerare? Io sono pronto, li sto aspettando, sono proprio Cioè, sereno. quindi tu pensi che andando carcerato ti possa aiutare al purificarti, diciamo, dal richiamo alla sostanza? Spero. E all'interno dei penitenziari tu fossi comunque seguito, giustamente, diciamo, da persone Sì, ma io stavo a competenti. Regina Coeli, mi fumavo 5 grammi di cocaina al giorno. Appunto per quello, e allora vedi che è contraddittorio il fatto che tu dica. Infatti che- quella non è galera, la galera è un'altra cosa. E allora che cosa. Io stavo sul letto a fumare 5 grammi di fumo al giorno, e che è galera quella? Va bene, allora. Poi in Italia non c'è, la galera non esiste, perché la galera deve essere riabilitazione. Non te ne parla nessuno, non te parla Infatti è nessuno. quello che stavamo a dire prima io e te. Certo. La galera è un'altra cosa. E allora io adesso sono proprio sereno. Allora che tu che ti aspetti invece da il sistema all'interno dei penitenziari? Dato che ne so, io una cella non lo so. Oh! Ma no, Oh! Thomas, Grande! Allora. che li dico Vincent. Vincent. Raga, perché allora lì? fermatevi un attimo. Vabbè, però fermatevi raga, allora, però una cosa ve voglio dire. Io Dai, tranquilli, Thomas. Vincent, my brother. My brother. Thomas, my brother. litigate, siete tutti Siete fratelli. No. che arrivo io. Just a second, my fratelli voi. brother. Just a second, please. Siete You fratelli, soldier, ragazzi. you soldier. I respect every soldier. No, ma respect. Vincent, perché litigate? Siete uguali. Tutti. Tranquillissimo, vai. Non c'è problema. No, Tutti. Vincent è bravo. No, Vincent è Amore mio, bravo. Parla droga. No. Non è droga, lui beve. Pure tu bevi, anche tu. Tu bastardo. L'ultimo Ragazzi, modello. bevete tutti e due, ragazzi. Io bevo birra. Vabbè, allora Ma non mi ragazzi. spinge, Vincent, Thomas. Ragazzi, Mi spinge però a tra me, di voi Thomas. bisogna esserci fratellanza, Ah, io grande. È bravo. Io grande. Tu. Ma posso? Dai, Vieni dai, qua. basta. Io cazzo. Vieni Simo che c'è sto ragazzo ma questi- filippino che vuole fare la foto. Però domani tu arrivi. No, Manny Pacquiao. You Philippine, you subscribe in channel? Oh, Niente. bello. Niente. Peace and love. Basta. Vabbè, dai, mo. Ce l'hai, soldi. Vabbè, ce l'hai, però non litighiamo. Ma mo che stiamo a fare? Stiamo a litigare per i soldi? Ma no, stanno a litigare così per Scusami un attimo. Manco c'era un motivo per litigare. Amore, faccio lavorare un secondo, dai. Se te meno brutto io. No, sto scherzando, io dico sempre. Lascia sta, Thomas. Laugh with me. Fuck with fight. Oh, Thomas, Vabbè, ehi, fucking civilian. just a second, my brother, Thomas, look me please. Basta, Look me ok? please, I respect every Fai il cause, buono, every religion. La situazione sta sfuggendo un pochino di mano. Oggi è una giornata particolare, hanno drinkato parecchio i signori. Purtroppo l'alcol, la Per cosa che farvi va capire- evitata, l'alcol. Sì, la metamorfosi, il Cioè, cambiamento. uno tranquillo come Vincent, uno tranquillo come Thomas, che non possono discutere, siete tutti e due bravi, capito? Io lo so. Per quello, dai. Dai, finiamo qua. Perché non da persona soldi. La persona dice. Perché dici? Perché non lavoro? Posso lasciare, questa è la parola di Dio. Oh, guarda un po' che bello. Bella lei. Addio. Dio, Grazie. Ciao signora, guarda grazie che bello, te mille. lo lascio, Vincent. Non legge. Non legge, Tu lo so. tu lo sai. Lei chi è, signora? Io sono evangelista. Ok. Chiesa evangelista. Sì. E date questi qua ai ragazzi che hanno difficoltà. A chiunque. A chiunque. È spagnolo mi pare. Questo è spagnolo. Giovane italiano. Questo è per bambini. No, Sono questo è bambini. per teenager. Teenager. Io grande. Tu sei grande. Tanto io qui passo ogni volta. Quindi quando passo domenica io li vedo. Quando passo la domenica. Pastor Chris. Ma io ti conosco. Pasta Chris, io lo so. Sì, sì. Pasta Chris lo so io. Sì, ti ho incontrato di là. Capito? Daniel, un sacco di gente nel video sai che ha detto che è cambiato Daniel dai primi video. Ma proprio i commenti. E Ha anche detto, Alessandro gli dicevo. oh, so 20 anni e ti sto a portare il telefono, oggi non ce l'avevo, porco due. Ogni volta non ci stai. Comunque Daniel, porco due, io dai primi tempi che stava lì buttato al parcheggio e faceva casino. Basta
voi due. Ancora a litigare state. How many you don't keep? Thomas. How many you basta, don't keep? You are the first one I'm going to kill. Thomas, Don't go punch te your ne- You are father. the first one. Don't go for your father. You think they bust someone and they broke you? Dai, Thomas. Yeah, but my body. They bust my body. They don't go for your father. Non litigare. Quello stupido. Ma se tu ci vai sotto Non posso è uguale. Thomas, se tu gli vai sotto. Evelina, allora vediamo anche diciamo, lo stato di Eleonora, ovviamente, che diciamo, rispetto diciamo, al proprio compagno sta in una situazione molto più grave. Quando poi È stata mandata via dall'ospedale Sì, poi, sì, cioè lei l'hanno cacciata via dopo 2 giorni, mi stavi raccontando, no? Perché io quando ho visto la prima volta ho detto ma cacchio dovete andare al pronto soccorso e tu metto noi ci siamo già stati. Abbiamo fatto il Policlinico, abbiamo fatto Ossia, abbiamo fatto il Sant'Eugene, abbiamo fatto qua sotto, abbiamo fatto al San Giovanni, ci mandano via sempre. Sì, C'è una gente che dice che passi solo a Lucra, cioè che abbiamo chiamato comunque una dermatologa privata. C'è delle abbiamo barboni, c'è mandato- la scabbia, piate la crepa, andate. Noi abbiamo mandato la foto e i video questa non è vostri a una scabbia, questa è dermatologa una privata proprio per Questa è fargli vedere la l'infezione della situazione. pelle, non è E lei infatti ci ha detto che non era scabbia. No, ma questa non è scabbia, la scabbia la conosco, questa è un'altra cosa. Vabbè, supponiamo che comunque diciamo, c'è un virus con qualcosa, Certo, c'è l'infezione. sta un'infezione, Ma lei ha c'è. detto anche che era molto pericolosa, soprattutto per la signora, che era in uno stato avanzato. Sì, e ancora oggi lo stato è brutto perché lei si sono gonfiate le mani, il braccio, Cambiato colore la pelle. il pollice, secondo me è in condizioni brutte, perciò il discorso qui sarebbe proprio di nuovo di andare all'ospedale, poi tu mi dici No, io adesso ho parlato con la madre, andiamo a casa della madre, è sicura là, la madre ha parlato con l'ospedale, con la comunità. Ok. Io vado a scontarmi la pena e così lei si ripia, io mi ripio. È l'unica soluzione. basta che quando mu che stai dentro non ti metti a rifumare a fa. Speriamo che no, perché l'unica soluzione è quella, perché noi purtroppo per curarci ci dobbiamo dividere. L'unica soluzione è quella, che lei vada dalla famiglia sua e io vado dalla famiglia mia, perché così non ci curiamo. Già che c'hai st'idea secondo me. È così, se può fare solo così. Anche tornando a casa, godendo la mamma, i figli, dà pure più forza psicologica, morale e si riprende prima. Perché così io non la posso aiutare, lei non mi può aiutare che. Vi tirate solo per l'aria alla Fino fine. non ci andavi, No, lei no. perché fate vedere Lei no. Lei con me non tocca niente. Lei con me non tocca niente. Assolutamente niente. Ma la madre, ma vergognate che è tua madre. Oh. Infatti è quello che- Ma perché che vuol dire? La madre, ma che vergogna c'è? Anche se poi il discorso del carcere io spero che sia la strada giusta, no? Nel senso che, come hai detto te, Se uno regolare, uno preciso, te lo fai tranquillo proprio, la tazza del sesso. Sì, ma non credo che comunque nonostante tu possa essere regolare e preciso che te possa essere d'aiuto, anche perché io la vedo così, visto che comunque anche io mi sono ritrovato a passare a scontare pene all'interno dei penitenziari. Il discorso è che sì, ok, ti arrivano l'anni da fatte, da galera si esce o cambiato o peggiorato, Certo. la via di mezzo non esiste. Ok? Lo so, ma sono stato pure in comunità a Villa Marini, era uguale, Ok. girava tutta la roba che manco te mangi. Che comunità era? Villa Quindi Marini, praticamente tu pensi che Preferisco l'unica arma il migliore, carcerato, preferisco è che ti fanno la chiave di cioccolata un No, attimino? l'unica arma, però io penso che io preferisco per me, per il mio carattere, più fare la galera che la comunità. Assolutamente. no, nel Ok, senso vabbè, è vabbè. l'importante. Progetto comunque. Esatto, l'importante è che sia un progetto, anche che poi riguarda il carcere, però è un progetto. Fare un progetto in queste condizioni è già una cosa molto importante, perché lui potrebbe dire come va, invece lui ha già fatto un progetto, lei va a casa, io vado in carcere, io mi ripulisco e lei si cura. Guarda che è un progetto complicato tra l'altro, manco Anche- facile. Posso dire una cosa Anche che perché si parlerà minimo di un anno che non ci vediamo, non è facile per noi. Vedo di lasciare appena anno. Hai capito? Mica è poco. le ultime 2 persone che abbiamo intervistato proprio qua e che hanno detto che non c'avevano più sogni e che non c'avevano progetti, non ci stanno più. Piano le soldi, i progetti. Bravo. Mica sono Questa è la 90 anni, differenza. sono 40. Alcuni c'avevano 90 anni, c'eravamo pure quelli di 40. Peggio per loro. Se non c'avevo i sogni mi ero buttato sotto la macchina, Bravo, non c'avevo questo è progetti. Nulla, che praticamente questa mattina ho fatto una storia su Instagram documentando un ragazzo che stava proprio rannicchiato qua, che stava morendo di freddo. Ovviamente ho chiamato il pronto intervento, le guardie giurate e di conseguenza ho chiamato, caro Simone, anche l'autoambulanza. Sono intervenuti dopo circa 10-15 minuti. Altri 10-15 minuti ho incontrato Thomas facendogli appunto determinate domande, se ieri
l'avessero comunque internato all'interno appunto di un'associazione, di una struttura. E infatti poi è successo che praticamente Thomas è riuscito, grazie all'intervento di Simone Cicalone, che sta battendo, sì, Simone, diciamo, no, allora Simone, qui purtroppo io te lo devo dire, bisogna dare merito a chi merita. Tu Simone è da una vita che stai combattendo il tessuto. Ragazzi, si sono presi, hanno fatto un incidente in diretta, ragazzi, autobus ad ambulanza, un botto pauroso, ma che è assurdo, ragazzi, qua a Termini succede 3 di tutto, Simo? È successo che l'ambulanza ha sbattuto all'autobus. No, non è colpa tua. Io non sono guida. Lui non guida. Lui non guida, senza patente? Io non sono guida. Loro ha detto con tutti e due. Ciao. Salve signori, quindi che è successo? Morale della favola, mentre stavo al telefono insieme ad Evelina, che sono intervenuti dei signori addirittura additandomi, indovina un po' per chi, Simone? Per te. T'hanno scambiato. Scusatemi un attimo, ma che T'hanno scambiato. Che certo non s'assomiamo, Che Manuel si è presentato, ha detto buongiorno, voi chi siete? Perché sono un amico di Thomas, e subito malamente, io ho sentito al telefono, gli hanno detto che sei Cicalone, con te non ci parliamo, noi non sei diciamo Cicalone niente. con te, capito, però. è bellissimo. Cioè un'aggressività, e Manuel gli ha fatto notare ancora con calma e gentilezza che si chiamava, e ha detto il suo nome, si è presentato come amico di Thomas, che era al telefono con una persona amica di Thomas che voleva rassicurarsi circa dove era stato portato Thomas, e loro hanno continuato con un atteggiamento estremamente aggressivo a rivolgersi a Manuel, che gli parlava in maniera super educata, dicendogli che non erano affari suoi in sostanza, visto che non era un parente, e Manuel gli ha risposto: vi presentate come la Madonna, dillo te, perché sì, come la Madonna che piagne, dico una volta l'anno, e certo, ed è così, cioè uno non è che si può piare i meriti, caro Simone, che si presentano così da punto in bianco, dopo che uno comunque batte costantemente, dico, per comunque aiutare il più debole, sensibilizzare le persone e non solo, le istituzioni soprattutto, perché comunque viviamo in un contesto sociale non logico, dove comunque siamo sul Grande Fratello, sull'isola che non c'è, è controllata H24 dalle telecamere nascoste. non si tratta neanche di meriti, è il fatto che in quel momento non era un merito, era una preoccupazione, perché io, come ho scritto a Manuel che mi ha aiutato, ieri sera ho scritto a un altro amico che andare a trovare il sensetto, perché ero preoccupata, volevo capire che fine aveva fatto Thomas, ero rammaricata, gli avevo dato il mio numero di cellulare. Adesso Thomas ha passato la sua prima notte in un letto da 3 anni. Allora, prima ti ho fatto una domanda importante. Quanto tempo è che non dormivi in un letto? 2 anni fa. 2 years ago. Yes. 2 anni fa. Cioè, 2 voi anni immaginate Thomas per la prima volta ha ridormito in un letto casualmente, in concomitanza con i controlli, in concomitanza col fatto che lui è apparso in video, eccetera eccetera, e che Thomas oggi è anche ripulito, ragazzi. Certo. Cioè, facciamo vedere come stai, bello acchittato. il presidente del Ghana. Felpa, camicetta sotto. Dei italiani. Bello come Non ti avevano mai chiesto se volevi dormire? No. Il senso è, nessuno gli ha mai proposto niente. No, ma più che altro- l'hanno sempre lasciato qua per terra, spesso senza coperta pure, No, ma anche Adesso io male le mie gambe. dici anche che non vedi tanto, vero? Perché quando sono in Libia spacco le mie gambe. Ah, quando stavi in Libia te l'hanno spaccato. Sono quelle gambe male. 2011. Quando c'è guerra di Gheddafi. Quando c'era ancora il presidente, insomma. Gheddafi. Dove dormi? Puoi lasciare lo zainetto? Your bags. Sì, io ho lasciato scarpe, solo quello io ce l'hai. Dato io non c'è niente. Dice che c'è soltanto di con pantalone. Perché? Thomas dorme in una struttura attraverso la quale si accede con segnalazione dei servizi sociali di Roma. Perché non c'è finito mai dentro una struttura dove lo accolgono? E poi perché se sta struttura deve dargli ulteriori supporti, a mattina ti sta qua di nuovo in mezzo al casino? Perché poi i problemi si creano quando stai tutto il giorno fuori, possibilità di essere avviati al lavoro, inseriti, formati. Allora la mia domanda nasce spontanea, come dice un nostro amico, ma se dalle 9 alle 5 devono lasciare la struttura, come possono essere aiutati questi ragazzi? Camper, quello del comune, lì, ok. che dovrebbe dare assistenza. Thomas, ci hai segnalato che quel camper dà assistenza, vero? Sì. Ma tu sei andato lì, ti hanno chiamato da lì o sono venuti così, da soli?
Ieri loro venuto qui. Loro ieri sono venuti mattina. qua. Oggi ci rivai, per un po' di giorni starai lì sicuramente, capito? Sta lì. Fella io faccio. Però io volevo capire solo una cosa, perché Thomas, che è uno di quelli che è comparso nei nostri video, è riuscito, tra virgolette, ad avere st'alloggio, tanti altri no, capito? Perciò sì, loro grazie. Questi stanno in fissa che pure a 1 chilometro li riprendi. Quello fatto Sì. bianco e nero sopra Quello che sta sopra è quello che ti ha menato a te. Questa è la sala operativa sociale del Comune di Roma che si occupa delle persone che hanno problemi e questa è l'area dove loro dovrebbero intervenire in pratica. Sì. SOS, sì. Ok. Sala Loro è operativa venuto a sociale. parlare con me, ti porto me da dormire. Ok. L'hanno portato a dormire. Alle 5, alle 5 loro hanno mandato la macchina, ti porto me, quella Una macchina che Quindi ti addirittura prende ti sono venuti a prendere con l'autovettura, con una macchina? e con la macchina porto me, io ho fatto camponi a posto. E ti hanno portato Dopo su. loro porto me dove prendo il mio letto. Non ci sono le sigarette, vabbè Thomas, C'è. sì, sono altra cosa. È solo sedere, bere caffè, fumato no. Fumato no. C'è dove fumato, io non c'è la sigaretta. Ok, quindi non c'avevi le sigarette, non hai fumato e sei venuto Sì. alla stazione, ma incontrato. Non ti sei è fumato il quello io sigarettone venuto. Cioè tu hai rimediato una, dove l'hai conosciuta? Discoteca? Mi è venuto addosso. Gli è venuta addosso, è storia d'amore di Daniel praticamente. Bellissimissima. Madre non mi riconosce più. Quant'è che non c'avete una storia d'amore? E ti manca una storia d'amore? E ce la puoi avere una storia d'amore in mezzo alla strada? E come? Ma io personalmente. E come? Sono quelli di passaggio. Una storia d'amore, no? Di passaggio ci stanno sopra. Ma la scopata è una cosa, la storia d'amore è Di un'altra. amore, ma dove lo fai per strada? Che storia di amore? La storia d'amore per strada è difficilissimo. Perché quello che provate voi non è amore, cioè è amore d'amici, perché l'amicizia può esistere e non può esistere un rapporto sentimentale? Perché l'amore va coltivato, ci vuole una cosa diversa. È la stessa cosa. È troppo no, è troppo complicato da gestire l'amore per strada. Se lo puoi fare quando c'hai una casa, quindi c'hai un ritrovo dove puoi vedere, dove puoi prendere a Caritas, così andiamo, dove vai? Se vediamo stasera a cena alla Caritas, per carità, poi andiamo a dormire tutto sotto può al essere nella coso. vita, un colpo di fulmine, quello che te pare, però Un amore immediato dei cartoni, una coperta. è troppo difficile. Poi che puoi trovare? La tossica, trovi la tossica, trovi la disperata, trovi la depressa, cioè non troverai mai una cosa veramente che può essere secondo me fattibile o che può avere un senso di una storia come quelle che si trovano, insomma. Aspetto l'input giusto, la motivazione giusta, una serie di cose lunari, l'astro fisico che si completa, che mi serve per riuscire a fare il passo che in questo caso per me adesso è importante, insomma, un passo che comunque mi cambia, no? Mi ricambia tutto quanto, mi riazzera e mi rifà ripartire. Reset è difficile da trovare. Comunque hai fatto già dei cambiamenti, da quando li conosciamo noi, tutti e due avete fatto una crescita, dei cambiamenti, poi sicuramente la malattia esatto, ti ha aiutato. Ecco, anche questo un po' mi ha limitato in tante cose, quindi non sono riuscito a fare tante cose, non l'ho più fatte. I love you. Oh, bellissimo. E niente, quindi l'Unicef soprattutto l'Unicef. Tu però hai mantenuto un'etica, cioè hai creato un'amicizia. Però magari sono uno dei pochi, forse sono l'unico o forse sono uno dei pochi che è riuscito a fare sta cosa, perché magari io sono uno orgoglioso, sono uno che sono testardo, sono ariete, sono uno di quelli che, capito, la capocciatura e che se pensa una cosa la vede, la vive e la sente in quel modo fino alla fine, e quindi ci si dedica, non so come dirti. Io sono fatto così e per me è così, ma a lungo andare mi ha premiato, non sempre ti premia, e per premiarmi troppe sprangate ho preso, troppe coltellate ho preso, troppe botte ho preso, perché comunque non sempre le idee che dicevo io andavano bene, non sempre i pensieri miei andavano bene, io ci ho avuto sempre quelli, però non sempre andavano bene, quindi e poi col tempo poi la gente mi ha rispettato, perché comunque
I miei pensieri sono quelli, hanno capito che erano quelli e mi ci sono fatto accortellare magari per quelle cose. Non te vengo incontro, perché io ti devo dire ah sì mi piace questo giacchetto quando a me mi fa schifo. Sto zitto, piuttosto non ti dico niente, capito? Cioè preferisco fare così che di una stupidaggine. Io so chi è l'amore della mia vita e non ho bisogno di andare a cercare da nessun'altra parte. Fatto lo scoop alla fine, quindi c'è un amore della tua vita. Sì, Ognuno sì, ha sì. l'amore della sua vita. Io ce l'ho, basta, non c'ho più bisogno di cercarlo. So che è quello, poi le cose sono andate come sono andate, va bene così. Ovviamente si arriva, non si sa mai. Pazienza. Qualcosa È andata improvviso. Così, purtroppo è andata male, però va bene così. Quindi non c'ho più bisogno di quello. Tu adesso hai praticamente raggiunto una consapevolezza. No, hai raggiunto una consapevolezza in questo momento. Sì, cioè, sì, sì. Lui ha una sua consapevolezza, ha i suoi principi, ha le sue idee. Sì, che sì, noi assolutamente. rispettiamo, ci mancherebbe. Ognuno poi ha le sue come Poi rispetto agli altri. Daniel sembra che non capisce niente, invece poi pure lui c'ha la sentenza sua. Il cicallone è diventato germofobico. Eh sì, regà, quello c'ha i croste, quello c'ha i bolle, quell'altro c'ha la cosa, ci stanno i virus a Termini. Un po' di tutto. Poi mi dice sta a disinfettare, che ne so, c'è di tutto. Comunque, qua da Termini, sempre con tutti questi bravi ragazzi, noi vi salutiamo, vi abbiamo raccontato altre storie, quello che sta succedendo, l'accoglienza, non accoglienza, i centri, la sala d'ascolto e tutto quello che succede a Termini. Termini è una serie, ragazzi, ogni giorno succede una cosa diversa, ogni volta c'è una storia nuova. Per questo vi invito a vedere i prossimi video e commentate questo con Termini, se ne volete vedere degli altri, se no ci verrò per i cavoli miei e non vi metti i video. Ciao! Olè!